Un sardo mi disse una volta, Tonino ha detto, la lamentela è l'avvelenamento dell'anima. Ha ragione. Se tu cominci a lamentarti per tutto, oggi fa una giornata di merda, quello è venuto e mi ha rotto i coglioni, alla fine della serata sei bello e cotto da solo, ti sei cotto. Sono stato ad Amsterdam, dove in cerca di una buona bottiglia di vino italiano ho trovato il negozio di Tonino il Sardo. Questa è la sua storia. Però è inutile chiacchierare tanto, bisogna stare tranquilli e cercare di mettere a posto le cose. Dalla Sardegna se n'era andato già all'inizio degli anni '80, ma prima di arrivare ad Amsterdam ne ha fatto di strada. Certo, ma qualcuno mi invidia questa tranquillità che ho io. Non è una tranquillità che c'è, diciamo, che è maturata in una notte. Infatti a 19 anni è ancora un ragazzino quando decide di partire per la Germania, dopo aver perso il posto da lavapiatti che occupava da 2 anni e mezzo. A Bamberg la vita d'aiuto al cuoco è molto dura, ma Tonino da bambino piccolo aveva visto molto peggio. Avete visto le cicatrici sul viso? Ah, l'incidente stradale? Sì, quello, sono stato investito da un camion quando avevo 3 anni e mezzo. E beh, quello ti cambia tutta la vita, tutte e due le gambe rotte. A al piede destro c'ho 10 operazioni, quindi è chiaro che non potevo fare l'agricoltore come mio babbo o pascolare pecore come si usa da noi, fare i pastori da ragazzi. Perché? Perché tornavo a casa e avevo il piede gonfio. E invece lavorare così tutto piano, dove cammini, beh, quello non mi fa problemi. Ho cominciato a lavare i piatti a 16 anni e mezzo. Per me già andare via dalla campagna, andare in città, anche se facevo il lavapiatti, per me era come un posto in banca. Ero contento. Poi dopo 2 anni che ho lavorato lì, che ho fatto delle operazioni al piede, sono mancato dal posto di lavoro, ho perso il posto di lavoro. Ho trovato un annuncio nel giornale e me ne sono andato in Germania, Bamberg, il primo posto. E da lì è cominciata la mia avventura. Un po' di formaggio solo. Sì, grazie. La clientela del negozio è internazionale e lui insegna italiano a tutti. Ma quello che adesso sembra naturale, all'inizio è stato tutt'altro che facile. I primi anni a Bamberg il cuoco era un tiranno e Tonino doveva lottare con se stesso per non cedere. Pensa che andavo in bagno a piangere per non andarmene via, perché non volevo ritornare in Sardegna, perché ho detto se me ne ritorno via mio babbo mi dice minchia sei un testa di cazzo, tu non ti piace, tu non vai d'accordo con nessuno, perché sempre padre e figlio da ragazzi, no? Mio babbo diceva tu non vai d'accordo con nessuno, mi dici con tutto, non ti piace, o così. Quando non ce la fa più trova un lavoro ad Heidelberg e si trasferisce lì, e dopo anni di spostamenti da ristorante a ristorante con tappe a Norimberga e Monaco si è trovato ad Amsterdam ad aprire un negozio che però gestisce da solo. Non mi piace avere il personale, o perché prima di tutto non mi piace sfruttare la gente come l'hanno fatto con me. Quando ci prendevano ti facevano lavorare per 4 soldi, né assicurazione né niente. Non mi piaceva a me, non lo devo fare agli altri. Io mi chiamo Tonino Mura, sono sardo, nato al centro della Sardegna, con un partito male dall'incidente, poi ho fatto tutti i lavori umili del paese, poi ho cominciato a lavare i piatti ad Oristano, avevo 16 anni, adesso sono contento, ho 15 anni, un negozio ad Amsterdam, nella strada si chiama Koninginnenweg, sarebbe la strada della regina. Qui a fianco abita, qui vicino al mio negozio viene Frank Rijkaard, giocava nel Milan. Nel mio negozio ho visto 2 volte Johan Cruyff, il più grande giocatore europeo di tutti i tempi. Sono contento. Si chiama Pasta Paradiso, cioè Pasta Paradise sarebbe il paradiso della pasta. E ho trovato veramente il paradiso. In sardo si dice sa vida che è una scatola serrata e nessuno whisky da intro e ti duada. Cioè la vita è come una scatola chiusa e nessuno sa dentro cosa c'è.